Che effetto può fare l'assenza di amore? Durante questa esperienza abbiamo capito l'importanza di amare e il prezzo della sua mancanza. Fabio ha passato per più di 30 anni la vita in isolamento, distaccata da quella che per noi è una vita sociale e normale. La prima volta che ci siamo sentiti mi ha ripetuto per 4 volte: la solitudine ha un prezzo da pagare, e in questi 2 giorni abbiamo capito perché. Io ho fatto un cammino in cui ho andato a cercare la morte l'anno scorso e non so perché sono sopravvissuto. Mi ricordo che presi il materasso il 25 di dicembre, andai su nel bosco, buttai giù il materasso sulle foglie, mi feci un fuoco, un semicerchio e passai l'inverno tutto lì. Non ce la facevo più stare in appartamento. L'isolamento ha cominciato a pesarmi, però alla lunga il contatto con gli altri è fondamentale per evolversi ulteriormente. Camminavo proprio per andare a trovare quella pianta, io li abbracciavo, i faggi anche nudo, proprio per avere una compenetrazione più totale. Ciao, sono Nicolò e noi siamo un gruppo di ragazzi curiosi di scoprire la formula segreta dell'amore per raccontarla con gli occhi del mondo e la voce delle sue persone. E tutto questo è Love Project. Fabio ha 65 anni e da più di 30 vive nei boschi di tutta Italia. Non ha una meta precisa e non vuole troppi contatti con gli esseri umani. Siamo venuti a conoscenza della sua storia e dopo svariati tentativi siamo riusciti a conoscerlo e a passare 2 giorni e una notte insieme a lui, nel luogo dove si sente a casa sua, il bosco. Ovviamente stiamo raccogliendo la legna per stasera. Fabio ha scelto questa questa radura per soggiornare qui, che è un posto bellissimo, incantevole. E non vola una mosca, siamo solo noi e il bosco è bellissimo. Sono stato incaricato da Fabio di raccogliere legni per il fuoco un po' più piccoli, che bruciano meglio. È una cosa molto particolare, non ho mai, nemmeno io né Giulio abbiamo mai dormito in tenda, e lui ci ha fatto comunque una grande impressione, una persona molto coerente, molto rispettosa per la natura, dove vive da 30-35 anni, e è una persona diversa e, come sapete, a noi la diversità attrae e piace un sacco. Dopo un pranzo veloce ci siamo messi subito in cammino. Fabio è una persona molto colta, conosce tutte le piante, tant'è che le usa soprattutto per curarsi, ripudiando l'uso dei medicinali. Per cosa la usi l'argilla? Per curarsi? L'argilla si può usare per tante cose, sia a livello esterno che a livello interno. A livello interno? A livello interno, per esempio, ogni tanto faccio una cura di un mese, metto un cucchiaino di argilla in un mezzo bicchiere d'acqua alla sera e me la bevo al mattino. È un effetto che l'argilla assorbe tutte le varie sostanze tossiche che si depositano e quindi poi le espelli. Camminando e parlando siamo venuti a conoscenza di una parte dei suoi pensieri e della sua vita, dai tentativi di suicidio a come vede la società moderna. Io non rispetto l'ora legale perché sono un resistente, quindi non accetto certe cose, per cui io quando cambiano l'orario mi attengo all'ora solare, quindi i miei orari sono diversi, però la carne mai, da una vita io non mangio carne. E chiaramente per scelta etica e per vari motivi. E quindi molti ancora pensano che senza carne le forze, cioè io ho fatto lavori che neanche una volta facevano da solo, cioè pietre, legna. Siamo tornati ora da una bellissima camminata fatta insieme a Fabio. È stata una bella camminata immersi nel bosco con tutta la pace e la tranquillità del mondo. Quello da cui noi siamo interessati è proprio il rapporto che ha lui con la solitudine, con l'amore, con la vita, facendo e pensando in maniera completamente diversa da quella a cui siamo abituati. A telecamere spente Fabio ha voluto parlarci più in profondità della sua depressione, data da un'infanzia dura in collegio, parlando del divorzio e dell'aver lasciato il figlio da solo. Una depressione che lo perseguita e che ha sovrastato la cosa più preziosa per un essere umano, l'amore. Io da giovane, quando stavo appunto in società, io ero un timido
E tant'è che quando quelli che mi dicevano tu non sai fare niente, non sei capace di stare al mondo, a me mi ferivano e non avevo il coraggio di dirgli, cioè di rispondergli. Quando sono andato in natura la cosa è cambiata, il coltello dalla parte del manico ce l'ho avuto io prima venivo sempre ferito dagli altri. Nel bosco, più è buio, quando c'erano quei nebbioni fitti che non si vedeva una luce, io mi sentivo come dentro nel ventre della madre terra, ma proprio completamente avvolto, protetto. La mia missione è portare bellezza in questo mondo, perché proprio dove tutto viene sacrificato all'utilitarismo, a maggior ragione che c'è bisogno che qualcuno contribuisca a portare questa bellezza che viene sempre calpestata, perché l'utilitarismo la mette da parte e la calpesta, perché tutto è basato sulla funzionalità. Perché ho sempre visto che gli umani dove arrivano, dico qui arrivo io, spazzo via tutto e ci metto quello che voglio io. Questo è un modo completamente sbagliato di rapportarsi alla natura, alla terra. Quelli che vengono considerati valori della società, e da quando sono andato a vivere in natura, quello che prima era dritto per me è diventato storto, e quello che era storto è diventato dritto. Quindi i valori che anch'io condividevo in parte prima, per me sono diventati disvalori, cioè quello che uno crede, diciamo quello che nella società si crede che è buono, io lo ritengo cattivo. Non in senso assoluto, ma spesso sì, insomma. Per cui porsi queste domande, ma quello che sto facendo ha senso? Che impatto ha sulla natura, su altri popoli? Perché comunque anche il commercio è basato sullo sfruttamento di popoli e natura, c'è poco da fare. Solo che noi non facciamo l'associazione, vediamo i supermercati strapieni di roba, non stiamo a vedere quello che c'è dietro, non ci interessa, ma dietro c'è un mare di sofferenza, qualcuno paga. Quindi il grande male di oggi in generale è l'avidità, il volere sempre di più, senza chiedersi il perché, il per come, se effettivamente ti serve o meno, no? C'è qualcosa che cambieresti nella tua vita? Qualcosa cambierei, certo. Sono andato oltre i limiti del corpo, un po' anche costretto dalla necessità, un po' perché sei nel pieno delle forze e quindi vai, però il prezzo a pagare, la schiena a me mi si è rotta più volte e quando mi si rompeva la schiena a me passava la voglia di stare al mondo, perché vuol dire rimanere bloccato, qualsiasi movimento, portare un legno sono dolori e se ti spacchi la schiena in un posto così non ci puoi più vivere. Io ci sono stati dei momenti in cui dico io qui non ci posso più stare. Io ho fatto un cammino in cui sono andato a cercare la morte l'anno scorso e mi sono fatto questa domanda: perché non sono morto? E credo di aver trovato la risposta. La vita continua a ributtarmi in questo, diciamo, chiamiamolo valle di lacrime, almeno per me, perché? Per motivo c'è, perché non mi sono completato come uomo. E quindi la vita mi dice, non mi lascio uscire, io lo vorrei, anche se io ho paura della morte, come chiunque, non è facile. Ma se io ti chiedessi di, cosa significa amare, cosa mi rispondi? Prima di tutto l'amore fa star bene chi lo prova, questo è chiaro, lo so, chi l'ha provato lo sa. Io non amo una persona, certo una persona o l'animale o la natura fa scattare questa cosa, no? Ma può anche sorgere dentro di sé, anche senza un motivo o una causa esteriore apparente. Quindi amare prima di tutto per se stessi, perché fa bene a se stessi, e soprattutto una cosa che sto imparando ora ad amare se stessi, perché troppo spesso mi sono denigrato, svalutato, è una tendenza che non è facile a cui uscire fuori e molti ce l'hanno, non sono certo l'unico, soprattutto in una società che è basata sulla competitività, che non mantieni allora tu e io non valgo niente, no, sappiamo benissimo. Noi come esseri umani dobbiamo imparare a capire, a valutare quali sono le cose per cui veramente vale la pena vivere ed impegnarsi, oltre al fatto puramente anche appunto materiale, che danno poi veramente il senso del vivere, dello stare nel mondo, insomma. Il tempo è l'unico capitale che ci è stato dato all'inizio della nostra venuta in questo mondo ed è l'unico che è veramente in possesso nostro, perché i soldi vanno e vengono. Le relazioni, le amicizie cambiano, sorgono, decadono e tutto.
il tempo rimane comunque inalterato, solo che sta a noi decidere quale uso farne. Qui sono quasi le 8, quasi un'ora che siamo svegli. Ieri sera siamo andati a letto presto, nonostante la nottata sia stata interessante, perché fra ululati, cani, cinghiali c'era un po' di tutto. E lui che faceva il verso ai lupi, quindi insomma di tutto e di più. Stamani ci siamo svegliati, abbiamo dormito abbastanza bene e adesso stiamo andando a riempire l'acqua, perché qui c'è una fonte pulita, fortunatamente, perché ho una sete, muoio, e quindi dobbiamo andare là. In questi 2 giorni ci ha dato l'impressione di essere una persona molto sì, diversa, ma molto timida. Non si è esposto troppo, però è quella timidezza di ti vorrei dire ma ho paura di essere giudicato, che io capisco e che comprendo, e mi ha fatta molta tenerezza sotto questo punto di vista. Passata la notte Fabio ha preso il suo zaino e si è rimesso in cammino. La mattina, uscendo dalla tenda, gli ho detto: siamo sopravvissuti alla notte, e la sua risposta è stata: hai visto, a volte non si fa caso alle piccole cose, ma stamani sei riuscito ad apprezzare anche la vita. Wow, ho pensato, quanto è vera questa cosa. Se ci chiedessero l'insegnamento che ci ha lasciato Fabio, sarebbe questo: non dare per scontato assolutamente niente ed essere grati. La storia è stanca di essere raccontata e ripetuta. Altri occhi vedono altre storie e tra le sue pieghe nuovi significati e rivelazioni attendono ad essere scoperti. Perché un filo tutto unisce e tutto tesse la trama della vita fuori dal tempo.